Allora, non abbiamo fatto ancora neanche l'apertura, e perché abbiamo detto lanciamo una canna e poi iniziamo a riprendere, però c'è stato subito un attacco, quindi prima recuperiamo e poi presentiamo. E Samuele ci ha detto guardate che ci sono le lecce a stella, ha detto vediamo se è vero. Però c'è. Beh, allora, se avessi aspettato ancora un po', guarda, se avessi aspettato ancora un po' l'avrei persa, però per fortuna, insomma, è innesco gambero, una bella leccia, però escono anche più grandi qua, pare. La liberiamo? Sì, dai, Sì. La liberiamo. Però se esce più grande la teniamo. Bella, bella, un bellissimo pesce la leccia a stella. Praticamente questa leccia improvvisa ha dato il via, ha detto vabbè, cominciamo, il video è ufficialmente incominciato, ci troviamo in Costa Verde, ci hanno portato qui Samuele e Riccardo, che sono due ragazzi di Arbus, che poi intervisteremo in profondità perché nonostante la giovane età sono comunque abili pescatori. Con Samuele tra l'altro abbiamo fatto l'unico video della mia carriera dove non abbiamo preso neanche un pesce, quindi dobbiamo vendicarci. Esatto, il recupero. E quindi in questa giornata non certo fredda abbiamo arenicola, gambero, trancio di muggine, e poi vedremo come fare qualche vermetto e qualche granchietto dalla spiaggia, vedremo qualche particolare e cercheremo di insidiare lecce a stella, magari una bella orata, e poi quando scende il sole qualche pesce serra. Noi ci proviamo, poi quello che il mare ci regalerà prenderemo e rilasceremo. Eccola, 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 vai! Il furbacchione ha visto che ho preso io la leccia, guardate quanto è vicina alla mia canna, si è messo vicinissimo alla mia canna e mi ha rubato una leccia. E là, addirittura! Di quelle che ti dico. Di quelle potenti. Vabbè, dai. Bene, mentre ci godiamo il recupero, perché sei così prudente? Hai un assetto particolarmente leggero? Ho il 18, però un amo micro e ho paura di... Amo microscopico. E il 18 ce l'hai di bracciolo? No, un 22, però... Bracciolo 22 e 18 in bobina. No, il 22 in bobina 20... e il 22 di bracciolo. Ok, ok, ok. Te lo chiedo perché i nostri... Ringrazia che non ti stavo riprendendo. Oh Gesù, non ci credo. Bella. Bella, bella. Aveva ragione aver paura. Sta correndo di nuovo. Sì, perché evidentemente c'è stato il passaggio. Questa è quella di Samuele. Guardate, la metto piccolino, però era impossibile perderla, meno male. Meno male. Comunque coreano, pop-up abbondante. Adesso andiamo a vedere l'altra.
Oh, uguale. Uguale all'altra. Bene, comunque è vero, la pezzatura è molto molto carina. Sì, ora arrivano quelle ancora più belle. Ancora più grandi. Oh, l'ha detto, ancora più grandi. Vediamo, noi siamo qui, Dani, facendo trainetta ho intercettato un'aguglia e adesso non so se si riesce a vedere. Sta saltando, riesci a vederla, Dani? Ecco qua, bella, questa fatta a trainetta, proprio recuperando lentamente. Attenzione, qua è un susseguirsi di pesci. Comunque, bella aguglia, andiamo a vedere Samuele che sembrava Bolt correndo, vediamo che segno, che cosa ci dice la sua faccia. Cioè, andiamo a vedere, dai. Abbiamo preso un po' di vermetti con il solo scopo di fare un tutorialino che ovviamente vedrete subito dopo alla fine di questo video. Eccolo qui sopra il link, l'innesco ad albero di Natale. Diamo una rapida lettura alla spiaggia, visto che approfittiamo del drone e della assenza totale delle persone in spiaggia. E nel cerchietto qui sotto c'è la nostra postazione centrale, poi Riccardo si è messo verso la mia sinistra e Samuele verso la mia destra. Quando ho mezzo incagliato e facendo la trainetta che poi ho pescato l'aguglia, ero esattamente in prossimità di queste rocce, tutte nella parte destra. Le altre due canne ce le ho nella sabbia, Samuele è completamente sulla sabbia, mentre Riccardo, che a luce non ha ancora preso un pesce, stanotte potrà giocarsi sicuramente l'arma potenzialmente valida, perché in mezzo alle rocce perlomeno c'è l'attività di pesci come le occhiate o comunque anche i pesci serra, perché anche i pesci serra hanno la loro... Poi col mare mosso è tutto un altro discorso, ma oggi abbiamo il mare piatto e quindi la lettura è questa. Allora, il sole inizia a calare e adesso vi facciamo vedere l'assetto con cui iniziamo a cercare il serra e vediamo le varie differenze tra me, Riccardo e Roby. Allora, abbiamo fatto un filetto di muggine, ora andiamo a levare le parti della spina che risultano un pochino difficoltose da mettere sul cavetto, e una volta abbiamo un trancio del genere lo regoliamo in base alla grandezza del cavetto. Io adesso metto 2 ami, quindi andrò a tagliare quasi la metà del filetto, poi vado a infilzare il primo amo così e così, e effettuo il primo giro di filo. Faccio un trancio grande anche perché andrò a lanciarlo sui 30 metri, in quanto è un canalone proprio sui primi metri, quindi non ho bisogno di lanciarlo lontanissimo. Ora io vado a fare una piccola modifica al trancio che ho appena fatto,
vado a tagliare una piccola striscia al muggine, a un altro filetto, proprio non deve essere grandissima, così, e la vado a mettere rivolta dalla parte della pelle nel trancio, che magari potrebbe riflettere delle luci che potrebbero attrarre il serra. Ecco qua, ecco il trancio come lo faccio io. Poi oltre al piccolo pezzo di cavetto vado a metterci circa 1,5 metri di fluorocarbon dello 0,40 che andrò a collegare nello snodo più alto del mio trave, in modo quindi avere uno short rovesciato. Dopo aver visto l'innesco di Samuele, adesso vedremo la mia configurazione per insidiare i serra. Io, a differenza di Samuele, uso un monoamo e un innesco abbastanza piccolo. Per esperienza faccio un innesco piccolo perché a volte ho avuto delle mangiate a vuoto per via della soluzione a 2 ammi, quindi preferisco un monoamo per avere una maggiore, diciamo, sicurezza sulla mangiata. Adesso procederemo al trancio. Come detto, faccio un trancio abbastanza piccolo. Lo giro così. Io mi avvicino a curiosare perché ovviamente è sempre interessante vedere le altre opzioni. Ah, tu opti per il boccone piccolo e quindi sì, per una migliore ferrata. Sì, ho avuto sempre, facendo un innesco molto grande rischiavo sempre di avere una mangiata a vuoto e quindi preferisco fare un innesco più piccolo e magari avere più possibilità. Sì. L'importante è non mettere l'amo troppo piccolo. No, sì, ovviamente, sì. L'amo piccolo adesso è come fare il boccone grande, sì, troppo grande rispetto all'amo grande. Facciamo 2 mezzi colli giusto per chiudere il filo elastico e l'innesco è pronto. Io, a differenza di Samuele, utilizzo un mini trave con un bracciolo del 0,57 lungo circa 1,5 metri. Questo è il mio trancio. E lo spezzone di cavetto quanto è lungo? Circa 30 cm. 30 cm. Sì. Ok, il mini trave te lo sei fatto tu? No, l'ho fatto acquistato, già sì, già acquistato. Era Sì, solo sì, curiosità. No. Siamo vicini un po' al mio assetto qua con lui, anche se è diversa la misura dell'amo. Magari è un amo un po' piccolo. Però 3 modi diversi in acqua fanno sì che se ce n'è uno che è migliore dell'altro, sì, dall'assist. Appunto, sì. Allora, abbiamo visto gli inneschi di Riccardo e Samuele, anche perché gira e rigira, qualcosa di diverso c'è sempre in tutti gli inneschi, quindi o nelle montature, ok, quindi la cosa più divertente in questi casi è effettivamente vedere le differenze di assetto da pescatore a pescatore. Il mio assetto è un po' simile a quello di Riccardo, ho un mini trave, un bracciolo del 50 di forse 1,5 metri e poi ho un amo decisamente più grande, ci lego sempre il polistirolo col filo elastico perché non voglio che si disperda nell'ambiente, e poi un generosissimo 8.0 che mi consente di sfruttare al meglio l'innesco. Qui è uscito un po' troppo filo elastico, ok,
E adesso che faccio l'innesco che sono abituato a fare, siccome io comunque i vostri commenti li leggo tutti, non mi interessa che siano commenti, non devono essere sempre commenti, ah bravo, sì, hai ragione, giusto. Possono esserci, spesso e volentieri ci sono anche degli spunti. È non so se si è iscritto al canale oppure no, però uno che segue i miei video sull'innesco per il pesce serra ha scritto un messaggio lungo, anche molto interessante. Secondo lui il trancio di muggine va fatto con un po' più naturalezza, con meno filo elastico, perché dice che mettere troppo filo elastico potrebbe fare l'effetto saponetta e il pesce non si allama. Bene, questo commento era talmente sensato che mi è rimasto in testa, tant'è vero che adesso al calare del sole io dedicherò 2 canne al pesce serra e 2 canne a quello che può essere un'occhiata, qualche orata, qualche cosa che non sia pesce serra. Se non dovesse esserci attività sul pesce bianco, diciamo, sicuramente proverò un innesco col trancio di muggine senza filo elastico, proprio per vedere, per concretizzare questa pulce che mi ha messo nell'orecchio. Adesso non mi ricordo come si chiama, però sappiate che i commenti li leggo tutti, anche quelli che non necessariamente devono darmi ragione. L'innesco è pronto e adesso lo lanciamo in acqua. Avrei voluto farvi vedere l'innesco del gambero per la lecciastella, però l'attività e l'aguglia e le cestella e tutte le varie riprese, è arrivato adesso il momento per cui posso fare l'innesco del gambero, però diciamo che ho fatto un piccolo cambiamento, nel senso che non lo metterò più su un pop-up su bracciolo molto lungo per le lecciastella, ma lo metterò su un bracciolo un pochettino più corto e un floater luminoso per vedere se nella zona di rocce che abbiamo visto dal drone ci sono le occhiate, cioè per vedere se ci sono. Diciamo che ci devono essere per forza. L'unico motivo per cui potrebbero non esserci è, la cosa non mi dispiacerebbe, potrebbe essere perché è pieno di predatori, magari come il pesce serra. Noi stasera vogliamo divertirci con i pesci serra, però siccome serve sempre un piano B, ecco, il piano B è questo. Innesco di gambero su floater luminoso nell'amo alto e un normalissimo innesco di verme o coreano o arenicola nell'amo basso a fondo e a gironzolare in mezzo a queste rocce, sperando che non si incagli più di tanto e aspettando il pesce serra. Sì, sta avvenendo, ma non mi fermo sino a che non sono sicuro di aver superato gli scogli. No, e allora è sull'amo basso. Amo pescatore. A mormora. La mormoretta, cercate in mezzo agli scogli e invece c'era la mormoretta. Se ci sono questi pesci non ci sono i pesci serra, però sino a che non arrivano i pesci serra ci arrangiamo con quello che il mare ci dà. Ovviamente questa mormora ritorna in acqua, senza in terra.
Sono gli insetti? Via. Sì, penso che sia. È passato il serra. Ma ce l'hai qua sotto? Però qua non c'è. Ha mangiato e non c'è rimasta. È probabile. Però lì sicuramente c'è roba bellina per 150 grammi. A spiombare 150 grammi. Comunque c'è. C'è una mormorozza anche qua. E poi? Mormorozza da rilascio. Esatto. No, saraghetto. Ah, saraghetto. Proprio mignon. Portachiavi. È ancora vivo, sì. Sì. Un attimo che tagliamo. Ce l'ho qua la forbice. Dai, lo libero io Sì. e tu vai a recuperare. Olè. Pesci piccoli si rilasciano. Allora, appena pescata la mormora, liberata, innescato, rilanciato e ha dato e sta dando delle tocche. Aspetto un pochettino perché abbiamo appena recuperato 2 canne molto in bando di Samuele e non c'è rimasto niente, quindi aspettiamo un pochettino. Con la mia super lampada adesso illumino tutto. Deve essere qualcosa di piccolo. E la roba piccola non ci interessa. Bah. Sì. Sì, è una mormola come quella di prima, quindi in questi casi ci sono 2 soluzioni. C'è chi si accanisce con queste prede e non so che cosa possa mangiare o che soddisfazione possa avere, oppure cambia fascia e evita di pescarle. Questo è ingoiato, quindi la libero. Mannaggia, ecco qua. Perfetto. Allora, questa è una delle trappole che Samuele ha messo per fare i granchietti di sabbia. Quindi qua sotto cosa ci hai messo? Ho messo la carcassa del mugine. La carcassa del mugine. Data dai filetti. Avete visto i filetti che abbiamo fatto per il trancio? Ecco, la carcassa l'abbiamo sepolta qui. E adesso fa un controllino per vedere se ci sono i granchi. Andiamo in là. Va bene, spengo? Là. C'è. Vai, 2. No, vabbè, incredibile. E 3. Incredibile. 1, 2 Il filo. E 3. e 3. Ecco qua. Spettacolo. Questo cosa vuol dire? Che adesso possiamo innescare il granchio e niente. In un'orata. Esatto, sperando di fare qualche orata e magari diamo un'occhiata anche a come innesca il granchio lui, come lo innesca Riccardo e come lo innesco io. Fatte le trappoline con il metodo di Samuele, cioè quello di seppellire la carcassa del cefalo che abbiamo utilizzato per fare i tranci, e fatti i granchi, adesso corro ovviamente ai ripari. Ho levato il bracciolo dello 0,22 con cui ho fatto qualche mormora di una taglia che non mi interessa, perché non è una taglia che mi interessa, e adesso corro ai ripari, metto subito un bracciolo del 33, perché 1, 2, 3, 4, nodo uni al volo,
Questo bracciolo lo faccio all'incirca 1,80 m la mia apertura del braccio, un pochettino, 2 metri. E adesso scegliamo la dimensione dell'amo. Dobbiamo vedere la dimensione dell'esca. L'amo, non esiste l'amo per i granchi. E se l'amo, sì, esiste l'amo per i granchi perché presuppone una cattura molto importante, però la dimensione dell'amo è in base alla dimensione del granchio. Ecco, i granchi sono abbastanza piccolini, quindi alla fine penso che opterò per un amo dell'8. La particolarità di questi granchi, a differenza di quelli che abbiamo visto quando eravamo a Oristano e li prendevamo con la strisciolina di muggine, questi sono i granchi di sabbia, sono, a parte che pinzano benissimo, ma hanno queste zampe con le palette e vivendo nella sabbia si insabbiano con facilità. Quindi le soluzioni sono due: o si tagliano le zampe con cui si nascondono, anzi diciamo che quello è obbligatorio, levare le zampe con cui si insabbiano. Io però cosa faccio? Gli metto anche un piccolo pop-up, perché il granchio tende a scendere verso il basso, il pop-up a tenerlo verso l'alto, e quindi c'è questo saliscendi che nella mia testa mi convince che è più catturante. Poi adesso io lo metto col pop-up, Samuele e Riccardo lo mettono a fondo, vediamo se c'è qualcuno che è più fortunato dell'altro. Allora, ho innescato il granchio e mi sono dimenticato di mettere il pop-up. Quindi, come faccio a mettere il pop-up se il granchio è già perfettamente innescato e non lo voglio levare, perché se lo levo dall'amo si rovina? Metto un amo dall'altra parte del bracciolo, infilo il pop-up con l'altro amo, una cosa proprio velocissima, lo cucio, entra, esce, entra, esce, e poi levo l'amo di cortesia e abbasso il pop-up fino al granchio, e adesso posso ricollegare il bracciolo alla girella. È successo un contrattempo, ho pensato a come risolverlo e allora ve l'ho fatto vedere. Come sempre aspetto che si verifichi una situazione particolare per far vedere come si può risolvere. Fino a che questa non si risolve, non si verifica, non la possiamo vedere. Adesso mettiamo a bagno il granchio. Il fatto che abbia mangiato dopo pochi secondi che ho lanciato mi potrebbe far pensare che sia arrivata un'occhiata, però prima recuperiamo, poi vediamo. Eccola qua che arriva. No, mi sa che è un'altra mormora. No, non va bene, sono troppo piccole. Penso proprio che smetterò di mettere i vermi. Per fortuna si è allamata in maniera facile. Penso che metterò un granchio anche in questa canna, così almeno evito di rischiare di uccidere queste mormore piccolissime.
Vai, vai che è l'ultimo pesce. Un'altra mormora. Sono tutte a stampo. Eh sì, le mormore di Scivio. Non si è mai mossa la frizione, ma attenzione, stavamo per fare la chiusura e la canna col trancio in bando. Vediamo un attimino, cosa può essere successo. No, no, il trancio è in perfetta forma. Va bene, no, non è stato minimamente toccato. Bene, siamo giunti alla fine di questa puntata che non è riuscita a concludersi col pesce serra, maledetto sto pesce serra. Tutte le previsioni di Samuele si sono verificate a parte il pesce serra, però dai, è stata una giornata divertente in una spiaggia bellissima, Lecce e Stella di grandissima taglia, si è unito anche Marco assieme a Riccardo e a Samuele, è venuto a curiosare un pochettino, a vedere dietro le quinte cosa succede nei video. E niente, adesso non posso fare altro che salutarvi, non posso dare il microfono a loro perché dobbiamo stare equidistanti, quindi un saluto da parte di Samuele, di Riccardo, di Marco e del sottoscritto. Non vedo l'ora di fare il prossimo video perché adesso si avvicina anche la stagione calda, magari i pesci serra ci fanno divertire un pochettino di più e potremo mettere alla prova le super telecamera di Daniele con le sue riprese anche notturne e magari vedere qualche saltello. Dai, facciamo un saluto generale, al prossimo video, ciao a tutti! Ciao! Vi siete iscritti al canale? Io ve lo ricorderò ogni volta. Iscrivetevi al canale.